Le dita di Anna tremavano mentre stringeva il bicchiere di vino, guardando suo marito Marco afferrare la vita della cameriera al loro ricevimento di nozze. La ragazza strillò, cercando di divincolarsi, mentre gli amici di Marco ridevano e battevano sul tavolo. La madre di Anna si avvicinò, il suo respiro caldo di disapprovazione. «Smetti di fare quella faccia», sibillò sua madre. «Stai mettendo in imbarazzo la famiglia». La sala comunale del loro villaggio siciliano ronzava con 200 invitati, tutti a guardare la nuova sposa seduta rigida al tavolo principale. Anna forzò un sorriso, mentre Marco barcollava indietro, la cravatta allentata, il suo costoso abito stropicciato dal ballare con ogni donna tranne sua moglie. «Ecco la mia bellissima sposa!» Marco farfugliò, piantando un bacio bagnato sulla sua guancia. Il suo alito puzzava di grappa. «Perché così seria? È il nostro giorno di nozze». Anna non aveva mai voluto questo. 6 mesi fa stava facendo domanda alle scuole di design a Milano, sognando di creare la sua linea tessile. Poi sua madre era arrivata con la notizia: Marco Ricci voleva sposarla. La famiglia Ricci possedeva metà delle attività del loro villaggio. Rifiutare significava disonorare la sua famiglia, distruggere la reputazione di suo padre, rovinare le prospettive di matrimonio di sua sorella minore. «Ho bisogno d'aria», sussurrò Anna. «Tu resti proprio lì», comandò sua madre. «Cosa dirà la gente se la sposa scompare?» Ma Anna era già in piedi, il suo vestito bianco pesante come un'armatura. Si spinse attraverso la folla, ignorando i sussurri, e fuggì lungo il corridoio. La sala comunale era vecchia, i suoi corridoi bui e confusi. Girò a sinistra, poi a destra, cercando un posto dove respirare. Una porta era socchiusa. Anna irruppe e si bloccò. Un uomo sedeva sul letto, la testa tra le mani. Alzò lo sguardo, sorpreso. Non un uomo qualsiasi, un altro sposo. Il suo fiore all'occhiello appassito, gli occhi cerchiati di rosso. «Mi dispiace», ansimò Anna. «Stanza sbagliata». «Aspetta», la sua voce era gentile, educata. Sei l'altra sposa, dal matrimonio Conti Ricci». Lei annui, improvvisamente consapevole che stava piangendo. «E tu sei del matrimonio Rossi Bianchi?» «Marco», disse piano. «Hanno confuso le nostre suite. La mia famiglia mi sta cercando da un'ora». Anna avrebbe dovuto andarsene immediatamente. Invece sprofondò sulla sedia di fronte a lui. «Perché ti nascondi?» Fece una risata amara. «Perché tra 5 minuti devo tornare là fuori e fingere di essere felice di sposare una donna che ho incontrato 3 volte. Perché mio padre ha bisogno dei collegamenti di suo padre per i suoi affari. Perché ho 31 anni e lascio ancora che la mia famiglia detti la mia vita». La guardò direttamente. «Perché piangi al tuo stesso matrimonio?» La verità uscì fuori. I suoi sogni di Milano, le mani vaganti di Marco, le minacce di sua madre, il peso di essere la brava figlia, sempre obbediente, sempre sacrificandosi. «Ho studiato architettura a Roma, 7 anni. Mi hanno offerto una posizione in uno studio a Milano. La mia famiglia mi ha fatto rifiutare per gestire la loro impresa edile qui». Feci una pausa. «Siamo entrambi prigionieri, vero?» Prima che Anna potesse rispondere, la porta si spalancò. Sua madre stava lì, il viso contorto dalla rabbia. «Anna Conti, cosa fai da sola con uno sconosciuto la tua prima notte di nozze?» «Come osi?» La madre di Anna la tirò in piedi. «Parlare con un altro uomo nella sua camera da letto, al tuo stesso matrimonio?» Marco si alzò immediatamente. «Signora, per favore, stavamo solo parlando. L'hotel ha confuso le suite». «Silenzio!» La voce di sua madre avrebbe potuto spaccare il marmo. «Pensi che sia stupida? Mia figlia da sola con te?» Si voltò verso Anna, le dita che affondavano nel suo braccio. «Marco ti sta cercando, metà del villaggio ti ha visto scappare da tuo marito».
Mamma, ti prego. No, ci hai già fatto abbastanza vergogna. Torna subito in quella sala del ricevimento. Marco fece un passo avanti. Signora Conti, sua figlia non ha fatto niente di male. Era sconvolta, si è persa. E tu sei l'eroe che l'ha trovata? La madre di Anna sogghignò. Conosco uomini come te, istruiti, parlantina sciolta. Stai lontano da mia figlia. La porta si spalancò di nuovo. Questa volta apparve una donna severa in pizzo nero, la madre di Marco. Marco, la tua sposa è in lacrime. La famiglia Bianchi minaccia di andarsene. I suoi occhi si posarono su Anna, notando l'abito da sposa, le lacrime. Cos'è questo? Niente, mamma, solo una confusione con le stanze. Entrambe le madri si scambiarono sguardi di orrore e comprensione. Nel loro mondo, questa scena, una sposa e uno sposo di matrimoni diversi da soli insieme, era catastrofica. Vieni, comandò la madre di Marco, prima che qualcun altro veda questa disgrazia. Mentre venivano trascinati in direzioni opposte, Marco prese la mano di Anna per un momento. Il suo tocco era caldo, gentile, tutto ciò che quello di Marco non era. Sii forte, sussurrò. Poi furono separati, trascinati di nuovo nelle loro rispettive prigioni. Il resto del ricevimento di Anna passò confuso. Marco, ora più ubriaco, la trascinò sulla pista da ballo, facendola girare bruscamente mentre gli ospiti applaudivano. Sua madre rimase vicina, monitorando ogni sorriso, ogni gesto. Quando la mano di Marco scivolò troppo in basso sulla sua schiena, Anna vide il cenno di approvazione di sua madre. Una buona moglie sopporta. 3 ore dopo, nella suite nuziale, Marco crollò sul letto completamente vestito, rossando in pochi minuti. Anna stava alla finestra, ancora nel suo abito da sposa, guardando l'alba dipingere d'oro i tetti del villaggio. Da qualche parte in questo stesso hotel, Marco probabilmente giaceva accanto a un'estranea anche lui. Il suo telefono vibrò, un numero che non riconosceva. Intendevo quello che ho detto. Sii forte. M. Il cuore di Anna martellava. Come aveva avuto il suo numero? Avrebbe dovuto cancellarlo immediatamente. Invece digitò: come fai a rimanere forte quando non riesci a respirare? Ricordi che c'è un mondo intero oltre il villaggio. Milano è solo un viaggio in treno. Non mi lascerebbero mai andare. Allora ci facciamo le nostre chiavi. La porta del bagno cigolò. Marco uscì barcollando, ancora ubriaco, allungandosi verso di lei. Anna cancellò velocemente i messaggi, le mani tremanti. «Vieni qui, moglie», balbettò Marco, afferrandole il polso abbastanza forte da lasciare un livido. «È ora di fare il tuo dovere». Mentre la trascinava verso il letto, il telefono di Anna vibrò ancora una volta. Non poteva guardare, ma sapeva. Marco stava pensando anche a lei, intrappolato nella sua gabbia, pianificando la sua scapa. 6 mesi. 6 mesi dormendo accanto a uno sconosciuto che puzzava di sigarette e colonia scadente. 6 mesi cucinando, pulendo e tenendo gli occhi bassi mentre la madre di Marco, signora Ricci, ispezionava il suo lavoro come una guardia carceraria. «Il sugo è troppo salato», annunciò sua suocera a cena, spingendo via il piatto. «In questa casa cuciniamo come si deve». Anna si morse la lingua. Aveva usato la ricetta della stessa signora Ricci. «Scusa», borbottò Marco con la bocca piena. Non la difendeva mai. «Imparerà». Dopo cena, gli uomini si riunirono in salotto. Marco, i suoi fratelli, i suoi volgari amici dell'impresa edile. Anna servì il caffè in silenzio mentre parlavano delle donne come bestiame. «Hai visto la ragazza nuova in banca?» Enzo, l'amico di Marco, guardò lascivamente. «Mi piacerebbe fare un deposito lì». Gli uomini scoppiarono a ridere. Quando Anna si voltò per andarsene, Enzo le afferrò il polso. «Dove scappi, bella? Resta e intrattienici».
Lasciami! La sua voce uscì più forte del previsto. Oh, la mogliettina agli artigli! Enzo la tirò più vicino. Marco, devi addestrarla meglio. Marco rise soltanto. Anna, non essere scortese con i nostri ospiti. Qualcosa dentro di lei si spezzò. 6 mesi di silenzio, di sottomissione, di morire lentamente in questa casa. Si liberò il braccio con uno strattone. Non toccarmi! La stanza ammutolì. Signora Ricci apparve sulla soglia come un angelo vendicatore. Anna, chiedi scusa immediatamente al nostro ospite. No. La parola rimase sospesa nell'aria come una bomba. Il viso di signora Ricci diventò paonazzo. Osi mancare di rispetto a un ospite in casa mia? Chiedi scusa ora. Mi ha mancato di rispetto lui per primo. La voce di Anna tremava, ma rimaneva ferma. Non sono una serva o un intrattenimento. Sono la moglie di Marco. Sei quello che questa famiglia ha bisogno che tu sia, sputò signora Ricci. Marco, controlla la tua donna. Marco si alzò, il viso scuro. Anna, vai in camera nostra. Ora. No. L'aveva detto di nuovo. La parola proibita. Marco fece un passo verso di lei, i pugni serrati, e Anna vide chiaramente il suo futuro. Anni di paura, di lividi nascosti sotto il trucco, del suo spirito ridotto in polvere. Il suo telefono vibrò, lo aveva tenuto nascosto, controllando le lettere di Marco solo a tarda notte, quando Marco russava. Si scrivevano da mesi, condividendo sogni, piani, speranza. Me ne vado, aveva scritto Marco quella mattina. Venerdì. La mia famiglia non accetterà mai le mie scelte. Scelgo la libertà. Tu cosa scegli? Venerdì. Oggi era mercoledì. Ho detto vai in camera nostra, urlò Marco. Anna guardò intorno alla stanza, questi uomini che la vedevano come proprietà, sua suocera che la voleva spezzata, suo marito che non gli aveva mai chiesto dei suoi sogni. No, disse per la terza volta. Ho finito. Camminò verso le scale. Ogni passo sembrava libertà. Dietro di lei Marco ruggì di rabbia. Passi pesanti la seguirono. Una mano le afferrò i capelli tirandola indietro. Non ti allontani da me! Il dolore gli attraversò il cuoio capelluto. La voce di signora Ricci si levò sopra tutto. Bene, mostrale chi comanda. Attraverso le lacrime vide il suo telefono illuminarsi. Sì, forte, ancora 2 giorni. Mi. La valigia di Anna giaceva aperta sul letto, riempita a metà con i pochi averi che erano veramente suoi. Le mani le tremavano mentre piegava un vestito, quello blu che indossava prima del matrimonio, prima di Marco, quando ancora sognava a Milano. Il livido sul cuoio capelluto pulsava. Dopo lo scontro di mercoledì, Marco l'aveva trascinata di sopra, urlando di rispetto e obbedienza. Ma qualcosa si era rotto anche in lui. Aveva visto la sfida nei suoi occhi e per la prima volta sembrava spaventato. Giovedì mattina. Marco partiva domani. Cosa stai facendo? Marco stava sulla soglia, la voce pericolosamente calma. Me ne vado. Col cavolo che te ne vai. Entrò, chiudendo la porta. Sei mia moglie. Il tuo posto è qui. Appartengo a me stessa. Marco rise, ma suonava vuoto. Tua madre ha già chiamato. Sta arrivando. Pensi di poter semplicemente andartene, distruggere la reputazione di entrambe le nostre famiglie? Sì. Il campanello suonò. Dalla finestra Anna vide l'auto di sua madre. Lo stomaco le si strinse. Sua madre aveva armi che Marco non aveva. Sensi di colpa, lacrime, 26 anni di obbedienza addestrata. Anna. Sua madre irruppe nella stanza.
Signora Ricci subito dietro. Cos'è questa pazzia? Fare le valigie? Lasciare tuo marito? Mamma. No. Tu ascolta. Le lacrime scorrevano sul viso di sua madre. Tuo padre è malato di preoccupazione. Il fidanzamento di tua sorella è rotto. La famiglia del ragazzo ha sentito del tuo comportamento. Ci stai distruggendo. Non è colpa mia. Tutto è colpa tua, urlò sua madre. Ti abbiamo dato tutto, un buon partito, una famiglia benestante, sicurezza. E così ci ripaghi? Signora Ricci si fece avanti, la voce di ghiaccio. Se te ne vai, non sarai niente, nessuna famiglia, nessun soldo, nessun futuro. Chi assumerebbe una donna divorziata? Chi le affitterebbe casa? Finirai per strada. Ho un piano. Con quell'architetto? Signora Ricci sorrise freddamente. Oh sì, sappiamo dei tuoi messaggi. Marco ha trovato il tuo telefono. Quello stupido istruito che sta abbandonando la sua stessa famiglia, pensi che ti salverà? Il sangue di Anna si gelò. Sapevano di Marco. Non è niente, un sognatore che non sa affrontare la realtà. Quando capirà cosa significa vivere senza famiglia, tornerà strisciando, e anche tu. Sua madre afferrò le mani di Anna. Ti prego, figlia mia, pensa al cuore di tuo padre, pensa al nostro nome. Morirò di vergogna se te ne vai. La valigia giaceva tra loro come un baratro. Anna guardò queste 3 persone che dichiaravano di amarla, mentre sistematicamente la distruggevano. Le lacrime di sua madre, le minacce di signora Ricci, la rabbia possessiva di Marco. Il suo telefono vibrò. Un ultimo messaggio. Il treno parte alle 9 dal binario 3. Aspetterò fino all'ultimo secondo. Qualunque cosa tu scelga, grazie per avermi mostrato che il coraggio esiste. M. Dammi il telefono, pretese Marco. No. Si lanciò in avanti. Anna afferrò la valigia e corse verso la porta. Marco le prese il braccio, facendola girare. Il suo pugno si alzò. Un clacson suonò fuori. Dalla finestra un taxi aspettava. Esci da quella porta, singhiozzò sua madre. E sei morta per noi. Morta. Il punno era sospeso. Il taxi suonò di nuovo. Domani, ore 9, binario 3. Scegli. 5 anni dopo, Anna stava davanti allo specchio nella sua boutique milanese, aggiustando una sciarpa di seta che aveva disegnato lei stessa. Attraverso la finestra, le guglie del Duomo si protendevano verso un cielo limpido di settembre. La sua assistente bussò delicatamente. Signora Conti, il suo appuntamento delle 3 è qui. Usava ancora il suo cognome da nubile. Il divorzio era stato brutale, contestato, ma definitivo. Le sue mani non tremavano più, la sua voce non sussurrava più. Fallo entrare. Si voltò, aspettandosi il compratore tessile da Roma. Invece le mancò il respiro. Marco stava sulla soglia, più vecchio ora. I capelli toccati d'argento alle tempie. Indossava un completo ben tagliato che parlava di successo, ma i suoi occhi avevano lo stesso calore che ricordava da quella caotica notte di nozze. Ciao, Anna. 5 anni. 5 anni da quando aveva afferrato la valigia ed era corsa verso quel taxi, lasciandosi alle spalle i singhiozzi di sua madre e la rabbia di Marco. 5 anni da quando era stata sul binario 3, scrutando la folla solo per trovare un biglietto infilato sotto il tergicristallo di un'auto parcheggiata. Mio padre ha avuto un infarto, non posso lasciarlo. Vai senza di me. Sii libera. Era salita su quel treno da sola, piangendo, ma determinata. Marco, la sua voce rimase ferma. Cosa ci fai qui? C'è una conferenza di architettura sostenibile a Milano. Ho visto la tua boutique in una rivista di design, Anna Tessuti, dove la tradizione incontra l'innovazione. Sorrise. Dovevo vedere cosa avevi costruito. E tu? Sei mai arrivato a Milano? 2 anni fa, dopo che mio padre si è ripreso, ha finalmente capito che perdere un figlio è
Era peggio che perdere la faccia. Marco si avvicinò. Ho il mio studio ora. Progettiamo case ecosostenibili, piccolo ma in crescita. Stavano uno di fronte all'altro, 5 anni di lotte e crescita tra loro. Anna pensò a quei primi mesi a Milano, dormire negli ostelli, lavorare 3 lavori e schizzare disegni sui tovaglioli durante le pause caffè, costruire la sua vita filo dopo filo. Ho pensato a te, disse piano. Mi sono chiesta se avessi trovato anche tu la tua libertà. L'ho trovata, ma Anna fece una pausa. Quella notte, in hotel, hai chiesto come rimanere forti quando non si riesce a respirare. Ti ricordi cosa ho detto? Che Milano era solo un viaggio in treno? Mi sbagliavo. La forza non riguarda la destinazione, riguarda scegliere di salire sul treno. La porta della boutique suonò. Il suo vero appuntamento delle 3 entrò, ma Anna non si mosse. Cena con me, disse Marco all'improvviso. Non perché le nostre famiglie l'hanno organizzato, non perché stiamo scappando da qualcosa, ma perché 2 persone che hanno lottato per la loro libertà potrebbero avere qualcosa di cui parlare. Anna guardò attorno alla sua boutique, i tessuti che aveva scelto, i disegni che aveva creato, la vita che aveva costruito con le sue mani. Poi guardò Marco, che anche lui aveva scelto se stesso sopra la tradizione, che capiva il prezzo di quella scelta. Sì, disse, e per la prima volta nella sua vita la parola significava libertà. Fuori Milano ronzava di possibilità. Avevano trovato la strada verso la stessa città, lo stesso momento, non più prigionieri, ma architetti delle loro vite. La storia che era iniziata con 2 persone riluttanti stava ricominciando con 2 che avevano imparato a scegliere.